Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi voglio dare un supporto alle persone che stanno affrontando un momento di solitudine o per scelta personale o no. E vorrei andare a, diciamo così, a consigliare, a suggerire qualche tecnica, qualche metodo per riuscire a sopravvivere a questa solitudine, ok? Ho scelto come testimone la carta dell'eremita perché mi sembra rappresentativa. Il mazzo che sceglierete sarà quello con cui io andrò a fare la lettura. Volendo potete anche ascoltare tutte e tre le letture, magari in ognuna c'è un messaggio che vi può aiutare. La prima scelta è l'eremita, diciamo, azzurro, raffigurato così, e il retro del mazzo è questo. La seconda scelta è questo eremita, diciamo, vestito di nero, e il retro del mazzo è questo. E la terza scelta è questo eremita, diciamo, grigio, e il mazzo è così. Scelta 1, scelta 2 o scelta 3. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto l'eremita azzurro, diciamo così. Andiamo a vedere con i tarocchi, poi estrarrò qualche carta di Osho e infine qualche oracolo. Vi ricordo che comunque la lettura è fatta per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto, voi prendete semplicemente quello che vi serve. Bene, andiamo a vedere. Partiamo subito con il diavolo e un cavaliere di bastoni. Quando c'è il diavolo si parla di una sorta di energia un po' bloccata, asfissiante, mi dicono. C'è qualcuno qui che ha bisogno di prendersi un tempo, probabilmente la fase eremita arriva perché c'è bisogno di disintossicarsi, probabilmente da una persona, perché c'è un principe di bastoni. Qui potrebbe far riferimento al fatto che vi dobbiate staccare, vi dobbiate prendere un tempo per staccarvi dall'idea di questa persona. Andiamo avanti, voglio vedere cosa vi danno, che altre carte vi danno. Perché potrebbe essere un qualche tipo di relazione principalmente basata sulla fisicità più che su un sentimento o un'affinità intellettiva. Qui abbiamo un 5 di denari, un 7 di denari, la carta del Papa e la carta degli amanti. Qui sento che c'è qualcuno che con questa carta del diavolo è fermo, è in attesa. Come vi dicevo, c'è questa energia bloccata. Questa fase dell'eremita per qualcuno può essere volontaria, cioè vi state prendendo un momento da questa situazione. Per qualcun altro si tratta di sentirsi soli all'interno di una relazione. Però qui abbiamo un 5 di pentacoli che parla di delusione, parla anche di codipendenza, soprattutto quando c'è il diavolo. Quindi qui si potrebbe trattare per molte persone di una codipendenza affettiva, piuttosto che una dipendenza proprio dal sesso, mi verrebbe da dire, ragazzi. Quando c'è il diavolo c'è sempre, come vi posso dire, tutto quello che sono i peccati capitali possono essere visti con il diavolo. È anche una carta che parla di ego, comunque. E qui abbiamo un 7 di denari. È come se avete questa sorta di energia bloccata e siete in una fase di attesa fondamentalmente. Per qualcuno qui si tratta di non riuscire a fare un'azione di tipo concreto. Abbiamo il Papa e molte volte fa riferimento al matrimonio,
quindi qui potrebbe essere una relazione di coppia dove magari c'è un matrimonio o una convivenza, o qualche cosa che comunque rende ufficiale la coppia. E poi abbiamo anche gli innamorati comunque, però quando ci sono il diavolo e gli innamorati, sento che c'è bisogno di fare un lavoro sull'amor proprio, perché c'è da riportare in equilibrio qualche cosa e qui giustamente se c'è tutta quella parte che riguarda la codipendenza affettiva piuttosto che le tentazioni, piuttosto che il fatto che non ci si riesca a muovere come si vuole, c'è bisogno di mettere di nuovo in equilibrio le dinamiche di coppia, mi verrebbe da dire. Sì, sento che qui qualcuno si sente solo all'interno della relazione. Ok, vediamo come affrontare questo periodo. Vediamo che consigli vi danno su come ritrovare la comunicazione, su come ritrovare il contatto con l'altro e anche con voi stessi, perché comunque qui abbiamo la carta degli amanti. Cosa consigliamo alle persone dell'eremita azzurro? Abbiamo un papa al contrario, papa al contrario, 2 di pentacoli, 4 di pentacoli e 9 di pentacoli, ragazzi, tutto al contrario. Allora, qui secondo me, perché anche il 9 di pentacoli, come accennavo già qui, il 9 di pentacoli è una carta di forte indipendenza e amor proprio, e al contrario, quindi qui parla proprio di dipendenza, quello di cui accennavo prima, e uno scarso amor proprio. Bisogna staccarsi da qualche tipo di materialità, da qualche tipo di concretezza. Guardate, il 4 di Pentacoli in realtà è una persona che è molto attaccata a quello che ha, che custodisce con una chiave quelli che sono i denari che ha, i valori materiali, diciamo. E in questo caso sento che c'è anche con la carta del Papa, perché ce l'avete anche qui, c'è qualche cosa che per voi è un valore materiale, è un valore concreto, diciamo così, dal quale è il caso di staccarsi, perché qui c'è qualche dinamica che non si mette in equilibrio fondamentalmente. Il lavoro da fare per riuscire a superare meglio questa fase di eremita è il lavoro del distacco. Distacco da quello che è l'essere riconosciuti, cioè non dipendere sempre dal riconoscimento dell'esterno. Quando state effettuando una scelta, non chiedete a qualcun altro cosa ne pensi, secondo te dovrei far così. Staccatevi da questa conferma di cui avete bisogno dall'esterno. Fondamentalmente, andate per la vostra strada. La carta dell'eremita, io l'ho scelta perché è vero, parla di solitudine, può essere sia una solitudine interiore che esteriore, sia una solitudine anche intesa come una persona single. Però in realtà è una carta che parla di tanta saggezza, è qualcuno che la carta in sé parla di qualcuno che per scelta fa un viaggio per andare alla ricerca della propria luce interiore, della propria verità e va da solo perché ormai ha la saggezza necessaria, sufficiente per affrontare questo viaggio interno da solo. Quindi in realtà voi avete abbastanza forza da staccarvi da questo tipo di costrizione, di tentazione che è il diavolo, da questo tipo di dipendenza. Il segreto è staccarsi dal bisogno di riconoscimento. Voi dovete cercare il vostro valore dentro, il vostro amor proprio. Non dipendete dal riconoscimento degli altri e cercate anche di staccarvi da quello che è il cosa diranno gli altri, ok? Perché fondamentalmente gli altri possono dire quello che vogliono e chi se ne frega, cioè,
nel senso ognuno interpreta la realtà in base alle proprie esperienze personali. Quindi solo chi è nei vostri panni, cioè nessuno, può capire realmente cosa provate voi. Qui il segreto è staccarsi anche da certe dinamiche, imparate ad essere osservatori. Quando c'è la carta del Papa, in realtà c'è la possibilità di vedere le cose da un punto di vista più ampio. È come se ci fosse una sorta di presa di consapevolezza, è come se arrivasse non una lampadina, un lampadario, per la serie, ah, ecco perché devo affrontare tutto questo, ecco perché mi è successo tutto questo, ecco perché funziona così. Ecco qual è il modo giusto per affrontare la cosa. E sento che ve lo darà proprio questa solitudine dell'eremita, vi darà la possibilità di lavorare su voi stessi. Però fate un'azione di tipo concreto con con questo cavaliere di bastoni, ok? Qui tendete a tirare indietro, avete un'energia comunque piuttosto statica. Quando c'è il diavolo si parla anche di ego e l'ego molte volte non è nostro amico perché fa giocare la paura e la paura contrae. Di conseguenza uno, piuttosto che sbagliare, piuttosto che per la paura di sbagliare, perché poi non è detto che sia la scelta sbagliata, però basta che ci sia la paura per farci rimanere fermi, inchiodati nella nostra posizione, nella nostra realtà. Voglio andare a vedere con i tarocchi di Osho che cosa vi vogliono dire. Un'apertura, li metto qua così si vedono meglio. E il sogno. Ragazzi, l'apertura è la carta della giustizia. L'apertura, apritevi al vostro mondo interiore. È come se arrivasse una sorta di giustizia divina, di apertura del cuore, di apertura della mente, apertura della coscienza. Vi dicevo, no, che il Papa vi farà fare quel salto in più. C'è bisogno del distacco. Fondamentalmente non identificatevi con il risultato. E poi qui abbiamo il sogno. Non identificatevi con il sogno. mm? Perché magari qui c'è qualcuno che si è costruito una realtà che può sembrare un sogno, o magari c'è qualcuno che vive nel ricordo di un sogno, di una realtà che ormai non è, e qui c'è bisogno di aprirsi e accettare, se vogliamo, quello che è la realtà dei fatti, mi verrebbe da dire. Quindi il consiglio è di staccarvi dal bisogno di conferma dall'esterno, che sia dal vostro partner, che sia dagli amici, trovate la vostra sicurezza, trovate la vostra verità, a partire dal che pantalone mi piace di più, che piatto mi piace di più, che cosa voglio mangiare stasera. Prendete voi le decisioni per voi stessi, non lasciate che siano gli altri a decidere per voi. Quindi indipendenza, un lavoro sull'amor proprio. E poi un'altra cosa, questo Papa al contrario, perché qui è vero, quando è al dritto parla di qualche cosa che può venire alla luce, di qualche tipo di canalizzazione che si fa, per cui si ha la presa di consapevolezza. Quando è il contrario, sento che è come se vi dicesse, ormai o è sì o è no, non cercate di mediare, perché voi siete comunque in una fase statica, ferma, non state facendo niente. In questo momento avete questa sorta di impossibilità magari anche economica a muovervi, pratica nel fare questo tipo di viaggio, che magari non è solo un viaggio interiore, ma è anche un viaggio di tipo esteriore. Il fatto che vi possa spaventare il fatto di stare da soli, proprio perché non, qualcuno, sento che c'è
una dipendenza proprio da un punto di vista economico, pratico. Magari qualcuno non sa dove andare a vivere, quindi ha paura a staccarsi, ha paura, a questa solitudine in questo senso. Voglio darvi ancora una carta da parte di questi oracoli. Vediamo che altro vi dicono. Sì, comunque con la carta del 6 di coppe, in un certo senso sento con queste due carte che dovete aprirvi alla possibilità di realizzare il vostro sogno. C'è qualcuno qui che ha un sogno, ha un progetto, però bisogna aprirsi all'idea che si possa avverare questo sogno. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi dicono. Ragazzi, deserto emozionale. Qui parla, guardate, di inattività e di isolamento. Sì, qui ragazzi, guardate, sento che è una situazione per molti di coppia, dove all'interno di questa coppia o comunque di questa relazione ci si sente da soli. Qui c'è una sorta di dipendenza e di staticità perché si aspetta che sia l'altro o a venire incontro o eh, state delegando questo amore a qualcun altro e sento che vi rende dipendenti. Cercate, come vi dicevo, se riuscite a fare un lavoro sull'amor proprio, a darvi amore da soli, riuscirete anche a staccarvi da questo bisogno di conferme da parte degli altri. Trovarlo dentro è il modo migliore per non averne bisogno fuori, perché comunque in questo momento avete bisogno di essere coccolati, di essere supportati, di essere abbracciati ed è un tipo di conforto che secondo me nella situazione in cui siete non trovate. Diciamo che quello che può essere un contatto tra voi e l'altro lo sento molto più da un punto di vista fisico che non di cuore o di mente. Mm. Sì, qui il punto è fare un viaggio dentro, ragazzi. Come affrontare meglio la vostra solitudine, riconoscere, accettare, mi verrebbe da dire, che siete in un deserto emotivo, che questa relazione non vi riempie, nonostante possa per voi rappresentare un sogno magari che si è compiuto, o perlomeno all'inizio sembrava così. Però adesso direi che vi ha reso dipendenti. Non è più una relazione che vi possa far crescere. Il punto è che qui dovete solo vederlo e accettarlo, riconoscere che siete in questo deserto emotivo. Voglio estrarre ancora un oracolo da parte dei guerrieri di luce per infondere un po' di coraggio. Perché qui davvero si tratta solo di aprire gli occhi, di diventare osservatori, un'apertura, esatto, aprire gli occhi, diventare osservatori di quello che è la realtà, ma soprattutto delle dinamiche, perché qui c'è qualche tipo di dinamica che continua a ripetersi, ma che voi non riuscite ancora a vedere. Mm. Fruibilità sarebbe fruizione.
Questa carta vi rassicura e vi dice state tranquilli che i vostri sogni e le vostre visioni arriveranno a compimento. Ma io sento che dovete prima passare per questo lavoro interiore, per questa autoanalisi, per questa anche autoaccettazione. Ok, mi sono aggrappato a un sogno, forse era bello all'inizio, adesso non lo è più, adesso io sono così, vivo questo deserto emotivo ed è ora che lo accetti, che insomma, che lo rendo palese a me stesso, ma questo solo attraverso un'autoanalisi profonda riuscite a capirlo, perché molte volte la mente copre certi disagi, è sempre l'ego, l'ego. Cari amici, io quello che vi posso consigliare quando vi sentite un po' soli è di fare qualche attività che vi possa, tipo hobby, che vi possa veramente trasportare in un flusso vibrazionale positivo. Potrebbe essere la lettura, potrebbe essere andare a correre, fare qualche hobby, appunto. Potete mettere della musica con vibrazioni positive. Però ecco, quello che serve a voi qui è diventare osservatori, rendervi conto delle dinamiche anche tossiche che ci sono per alcuni, fare un lavoro sull'amor proprio, staccarvi da quello che è il riconoscimento degli altri, semplicemente accettare questo tipo di realtà. Non vivetela come se fosse qualcosa di brutto, perché diciamo che è l'umano che differenzia bello e brutto, però è un qualche cosa che se vi è capitato vi deve servire per capire dove bisogna correggere il modo di proseguire nella vita. Se con questa persona, in questa relazione, in questa situazione, ehm, vi sentite comunque un po' intrappolati, non vi sentite appagati, fate un esame, interiore. Appunto, adesso poi mi ripeto, però quello che abbiamo visto, insomma, l'amor proprio, staccarsi da quello che è il bisogno del riconoscimento esterno, riconoscere che comunque qui voi non state bene e cercare di fare qualcosa per voi stessi, fondamentalmente. Cari amici del primo gruppo, io spero che la lettura vi sia stata utile, scrivetemi poi nei commenti. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto l'eremita di color nero, il secondo gruppo. Andiamo a vedere per voi come affrontare meglio questo momento, questo periodo di solitudine o isolamento magari. Per qualcuno può anche essere volontario, diciamo. Bene, andiamo a vedere la situazione principale. Il diavolo, anche al primo gruppo è uscito il diavolo. Ragazzi, in questo mazzo è interessante perché lo chiama il lato d'ombra. Il lato d'ombra parla di ego fondamentalmente, no? Quindi c'è qualche tipo di costrizione, di tossicità. Mm. C'è qualche cosa che vi fa sentire ingabbiati. Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono. Quando c'è il diavolo c'è sempre una sorta di schiavitù, che normalmente è volontaria, nel senso che è una scelta nostra di rimanere in quella situazione, però comunque ci si sente schiavi, ci si sente un po' incastrati. Abbiamo poi un asso di coppe e un 2 di spade. Voglio ancora una carta per l'asso di coppe. 4 di spade, re di spade e re di pentacoli. Ancora una carta per il 2 di spade. Un altro re.
Allora, qui ci sono diverse figure in effetti. Ehm, allora, qui potrebbe essere una questione magari romantica anche in questo senso, perché comunque abbiamo un asso di coppe, quindi potrebbe essere un nuovo inizio di tipo romantico. Ehm, o per qualcuno potrebbe essere un figlio. Qui c'è una situazione abbastanza intricata, direi, perché c'è una sorta di lotta interiore a livello emotivo. È come se da un lato l'emotività vi dicesse una cosa, mentre l'aspetto pratico, la praticità della questione, vi porta da un'altra parte. Ho bisogno ancora di qualche carta per darvi qualche notizia in più. Mm. Ehm, sì, anche qui credo fortemente che si tratti di una relazione di coppia, perché comunque abbiamo un 2 di coppe, abbiamo un cavaliere di coppe che parla di un'offerta, una proposta. Può darsi che qualcuno voglia in un certo modo dirigervi su quello che è l'inizio di una relazione, di un compromesso. Datemi ancora qualche carta. Mhm, mhm, sì, voglio ancora una carta. Ok, voglio ancora una carta per il diavolo là in alto, per piacere. Ok, sì. Dunque, secondo me qui è che c'è qualcuno che ha paura di incastrarsi. O è agli inizi o c'è una sorta di titubanza. Qui sento che l'eremita per molti è una scelta di stare da soli, parla proprio di singoli in questo caso, io credo, perché abbiamo una carta di forte indipendenza e l'indecisione al se iniziare qualche cosa oppure no. Qui abbiamo la carta del diavolo, come vi dicevo, e qui abbiamo ben due figure al contrario, un cavaliere di denari e un fante di coppe. Quindi è qualche cosa che in un certo senso non va avanti né in un modo concreto né in un modo ehm, emotivo. È come se qui ci fosse qualche tipo di inizio dove però non si vede molto chiaro. Difatti avete bisogno della lanterna dell'eremita, ok? È come se ci fossero ehm, alcuni lati della relazione che fossero, diciamo, sembrano un po' impostati, perché c'è da guarire qualche tipo di inizio, di unione. Qui c'è qualche cosa che non si vede bene, dove non si va a fondo, mentre di qui abbiamo un'indecisione tra quello che è tra quello che è la persona, l'iniziare, o quello che è la vostra indipendenza. Guardate, mi sono bloccata perché mi è arrivato un altro messaggio. E cioè, per qualcuno potrebbe essere riferito alla ricerca di un figlio,
perché comunque una relazione qui me la dà un'unione, una proposta. C'è un asso di coppe che parla di figli, fante di coppe, figli, 9 di pentacoli e 7 di pentacoli, gravidanze. Quindi qui potrebbe essere che c'è qualcuno in qualche modo che sta controllando o ehm, monopolizzando, diciamo così, quello che potrebbe essere questo tipo di discorso. Mm. Se non fosse quello il vostro caso, qui sento che si tratta di... perché questa carta è una carta di forte indipendenza in realtà e qui c'è una sorta di reticenza al compromesso. Andiamo avanti, vediamo che cosa vi devono consigliare, che cosa vi vogliono consigliare. Così magari riesco a dirvi di più. Che consiglio diamo al gruppo 2 su come affrontare questo periodo in solitudine o questa situazione in solitaria? Abbiamo Re di Pentacoli, Re di Bastoni, anche qui avevamo 2 re, 8 di Pentacoli, la Forza e il Mago. Qui si tratta di lavorare sulla vostra forza di volontà. È come se doveste mettere più impegno nella vita di tutti i giorni. Sento che state un po' pestando i piedi, diciamo così, anche un po' per insofferenza, mi dicono. Però in realtà è una cosa che va avanti piano piano, giorno dopo giorno. È come se non si potesse avere tutto e subito. Questa chiarezza mentale che manca all'eremita è una cosa che va coltivata. E in realtà con l'energia di questo diavolo che è molto tossica, qui c'è un non movimento, letteralmente. C'è mancanza di comunicazione, mancanza di azione. C'è una sorta di immaturità emotiva. E qui vi dice che fondamentalmente bisogna lavorare giorno per giorno con la propria forza di volontà. Il Re di Pentacoli è uscito 2 volte, quindi sento che potrebbe essere, perché normalmente fa riferimento a una persona generosa, una persona che vi può venire in aiuto, mentre il Re di Coppe molte volte fa riferimento anche a quello che è un terapeuta, quindi anche qui potrebbe essere utile magari affrontare qualche discorso di terapia alternativa, di medicina alternativa. Mi parlano di cromoterapia, qualsiasi sia il problema. Qui però è una cosa che alla fine dovete trovare voi la forza di andare avanti giorno per giorno e manifestare la vostra realtà. Guardate, l'eremita è una carta che ha che esprime un'energia di una persona molto saggia, perché comunque ha la barba bianca, ha già vissuto una serie di eventi, di avvenimenti e quindi decide di partire per questo viaggio da solo per scoprire la propria verità perché sa che è perfettamente in grado. Ok, quindi avete tutte le potenzialità. Non so, sento che è un po' come se qui ci fosse qualcuno che vuole qualche cosa all'interno della coppia, ma l'altro no. Voglio vedere ancora Osho. Andiamo a vedere Osho.
qualcosa da consigliare. Ok, sono letteralmente volate. Il silenzio, wow, e stress. L'eremita, la solitudine, diciamo così, si gode in silenzio. Qui di nuovo, questa carta, se ci fate caso, è raffigurata con un viso di una donna che ha occhi chiusi. Fondamentalmente guarda dentro, c'è anche la luna, è la carta della stella questa. Quindi parla proprio di quello che è il connettersi con la propria parte interna, con il proprio subconscio, esattamente come qui dice la carta dell'eremita. C'è tanto stress e lo sento qui con la carta del diavolo. Bisogna in effetti con questo 4 di spade cercare di alleviare un po' le pene, di ricaricare un po' le pile, no? E di lasciare andare lo stress, ma sento che molto di questo stress è mentale. C'è un bivio, una scelta che voi dovete affrontare. E guardate, è vero, potrebbe essere una scelta del cuore. Qui ci sono due figure, qui ci sono due figure, quindi potrebbe comunque essere che si debba scegliere tra due persone che non è detto che siano, anche se qui la vedo a livello romantico, però magari per voi risuona anche a livello affettivo, magari si deve scegliere tra la volontà di un padre che magari non accetta quel fidanzato per voi, faccio un esempio come un altro, ok? Però qui c'è una sorta di dualità che non vi fa star tranquilli, che vi fa sentire soli, non vi sentite comunque, diciamo, appoggiati dall'altro, ma è perché c'è qualche cosa che non vedete ancora, non siete andati a fondo di qualche tipo di argomento. Mm? Ok, quindi andiamo a vedere un'altra carta da parte di questi oracoli. Fondamentalmente qui vi dicono di concentrarvi sulla vita quotidiana, sul giorno dopo giorno, cercate di allentare lo stress nella vita di tutti i giorni proprio. Mm, credo che la fase dell'eremita qui sia anche perché vi sentite un po' sovraccaricati ehm, a livello emotivo, a livello di... Sì, della quotidianità, diciamo. Ok. Guardate, qui parla di forza e di sensibilità. Quindi qui si tratta di calibrare, secondo me, quelle che sono le forze interiori. Dovete un attimino moderare, se vogliamo. Mm, qui vedo tanta acqua, c'è una sorta di turbinio emotivo, mi verrebbe da dire. E poi abbiamo kinship, che fa riferimento a quello che è la vostra famiglia di anime o in questo caso specifico proprio a quello che sono i parenti. Quindi probabilmente per molti di voi queste due figure possono essere due parenti o come vi accennavo prima, un genitore e il vostro partner. Va bene, andiamo a vedere ancora una carta, un oracolo da parte dei guerrieri di luce per incoraggiarvi e che qui è un po' come se non riusciste, come vi posso dire? Quando si tratta di famiglia, nel caso per voi fosse appunto la famiglia, è un po' difficile, cioè nel senso la famiglia si sceglie prima di reincarnarsi, quindi se siete in quella famiglia è perché qualche cosa dovete imparare, magari proprio a stare con voi stessi, perché comunque qui sento che avete bisogno di guarire, c'è qualche tipo di accordo, di compromesso che ehm, non è chiaro fondamentalmente, che è un po' manipolato se vogliamo, un po' tossico. Andiamo a vedere una carta. Ecco, spirito libero, carta dell'indipendenza, ve la metto qui. Ehm, essere uno spirito libero è
Praticamente dice navigare senza muri, guidare senza, guidare, scusate, volare senza giudizio e amare senza condizioni. L'amore incondizionato. Questa carta parla di amor proprio, questa carta parla di amore puro, genuino, ok? Sì, probabilmente qui qualcuno vi sta condizionando a livello affettivo, anche perché ricordo che comunque c'è il diavolo. Cari amici dell'Eremita Nero, del secondo gruppo, io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Qui il segreto fondamentalmente per uscire da questa situazione è la quotidianità, imparare a lasciare lo stress giorno dopo giorno, imparare a fare un lavoro di osservazione poco per volta, ok? E con la vostra forza di volontà iniziare a manifestare il tipo di realtà che voi volete per voi. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto l'eremita grigio, il terzo gruppo. Andiamo quindi a vedere di che cosa si tratta questa fase di eremita. Vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un gruppo, sono generali, potrebbe non risuonare tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Vediamo un po'. Re di bastoni. Interessante. Il re di bastoni normalmente è una persona che ha una certa influenza sugli altri. Mi è caduta una carta, la sto raccogliendo. Che ha una certa capacità di comando, io direi anche. E qui con questo 4 di regina di spade, wow, 4 di denari. Qualcuno ha una sorta di attaccamento a qualche tipo di realtà, a qualche tipo di zona di comfort. Infatti qui vi dicono che sarebbe meglio tagliare qualche cosa. C'è una sorta di attaccamento qui. Potrebbero rappresentare un padre e una madre. Datemi qualche carta in più per il 4 di pentacoli. Asso di bastoni e 4 di spade. Datemi qualche carta in più per la regina. Cavaliere di denari e 3 di bastoni. Dunque, qui è come se ci fosse la possibilità di fare un passo avanti, di intraprendere qualche tipo di, diciamo, nuova avventura, se vogliamo, ma sento che molte persone sono in questa fase di fermo, diciamo. C'è un 4 di pentacoli. Qui qualcuno è attaccato al proprio stato, il fatto di sentirsi magari soli, il fatto di essere da soli, il fatto di è un po' come sfruttare quello che è lo stato di solitudine per, passatemi, perdonate insomma se ve lo dico così, però per fare un po' la vittima. Sento che in questo caso c'è bisogno di guarire quello che è un'attitudine. Si è un po' fermi in un certo modo di pensare, in un certo modo di agire. D'altro canto, da questo lato abbiamo la regina di spade, il cavaliere di denari e il 3 di bastoni. La regina di spade, come vi dicevo, parla di qualche tipo di
taglio che è necessario fare. Di solito è una persona che ha ben chiaro in mente che cosa bisogna fare. Qui il consiglio fondamentalmente è andare dritti alla meta, ma facendo un passo per volta. C'è questa sorta di difficoltà, se vogliamo, a staccarsi ehm, da quello che per voi è la sicurezza, la zona di comfort, e qui un po' il consiglio che vi danno è: ok, piano piano, da solo comunque ce la puoi fare, un passo per volta, vedrai che senza neanche accorgertene sarai arrivato dall'altra parte del fiume. Ancora qualche altra carta, vediamo cosa. Re di coppe al contrario. E sette di coppe. Si parla. Guardate, la fase dell'eremita vi può aiutare veramente a far luce su quello che è la vostra maturità emotiva, è come diventare osservatori di voi stessi. Diventando, diciamo, osservatori, a parte il lavoro interiore che riuscirete a fare, è come se vi si aprissero una serie di possibilità. È come se in questo caso il passaggio fase, cioè scusate, la fase eremita fosse un passaggio obbligato. Qui c'è qualcuno che è da solo a gestire qualche tipo di situazione, qualche tipo di magari lavoro o relazione, un po' come se foste voi a mandare avanti tutto quanto. E probabilmente un po' vi spaventa, potrebbe anche essere la prima volta che fate una cosa del genere, se fosse per esempio che, non lo so, vi hanno lasciato in eredità un'azienda, una ditta, un bar, quello che è. Magari per voi è la prima volta in questo senso che fate questo tipo di lavoro e vi sentite soli. È come un, ok, sono da solo, da sola ad affrontare tutto questo. Da che parte comincio? Da quello che mi fa sentire al sicuro. Mi tengo, diciamo, aggrappato a quello che mi fa sentire al sicuro, però non sento che sia la forma migliore di procedere. Andiamo a vedere che consiglio vi danno. Così vediamo cosa vi suggeriscono. Oh, la torre al contrario. Interessante. Torre al contrario, eremita e 10 di spade al contrario. Sì, sento molto forte questa sorta di insicurezza, ragazzi, perché comunque la torre è al contrario. Qui bisogna fare un lavoro ehm, su di sé, su quali sono le proprie solidità, i propri attaccamenti, le azioni che si fanno. Qui c'è da guarire qualche tipo di sofferenza che avete dentro, magari risale al passato. C'è un ciclo qua che non si vuole chiudere. È come se qualcuno non si lasciasse indietro qualche cosa, difatti c'è l'attaccamento qui, o qualche persona potrebbe essere, perché c'è la paura di affrontare questo da soli. Però fondamentalmente quando c'è la paura c'è l'ego e qui abbiamo la torre al contrario. Non alimentate questa paura. Datemi ancora qualche carta. Asso di denari, bellissima carta, un inizio, un dono, una nuova via, un nuovo percorso. E però giustamente avete due figure al contrario, non vi aspettate l'aiuto esterno. Ma perché comunque vi si apriranno un sacco di opportunità, io qui vedo, eh. Bisogna solo che voi maturiate con questa fase dell'eremita. La fase dell'eremita vi serve per diventare più maturi a livello emotivo, più indipendenti, a staccarvi da quello che è la materialità. È un po' come se ci fosse una sorta di evoluzione a livello spirituale, lasciando indietro quello che potrebbe essere l'attaccamento alle cose materiali, l'attaccamento al risultato, l'identificarsi con quello che è il risultato. Ho un ruolo, mi dicono. Ok, voglio andare a vedere ancora Osho, che cosa ha da dirvi?
Comunque fondamentalmente per riuscire a superare questa fase di solitudine, che comunque vi ripeto non sento negativa, però c'è proprio da fare guardate, totalità ed esaurimento. C'è da fare un lavoro di destrutturazione dell'ego, devalorizzazione dell'ego. E qui abbiamo totalità, 5 di bastoni, e esaurimento, 9 di bastoni. È un po' come se doveste diventare un pochino più egoisti. Ok, perché qui comunque c'è un esaurimento delle energie. Questa torre, al contrario, vi deve far capire di non farvi bloccare dalla paura e di capire qual è l'ego degli altri e qual è il vostro ego. Normalmente quando qualche cosa è per un fine egoistico, egoico, può essere che arrivi la torre, cioè l'universo, diciamo così, e che vi porti qualche evento inaspettato che in qualche modo scombussola gli equilibri. Però nel momento in cui si parla di paura, qui potrebbe essere buono destrutturare l'ego proprio perché non proietti la paura, perché comunque qui c'è tanto esaurimento. Probabilmente qualcuno qui sta difendendo qualche realtà, c'è un attaccamento da parte vostra, sta difendendo qualche tipo di azione che si è fatto, qualche atteggiamento. Però ragazzi, c'è la carta del 4 di spade. Si va verso comunque quello che è la guarigione e si spera, ve lo auguro, di girare presto questo re di coppe in modo da raggiungere quello che è una sorta di, scusate, maturità emotiva e direi anche di pace. Si arriva attraverso l'eremita, c'è un nuovo inizio, però ecco, fate da soli, non vi aspettate molto aiuto dall'esterno. E poi soprattutto lavorate su come agite inerenti, ma non lo so, magari davanti alla paura, osservate, diventate osservatori delle azioni che fate, di come vi comportate quando è la paura che gioca. Comunque guardate, la carta dell'eremita è una carta molto positiva in realtà, perché è una carta che indica che avete assolutamente tutte le capacità e la saggezza e l'esperienza necessari per far fronte alla situazione. Mm. Progredite un passo alla volta e come vi dicevo prima vedrete che in un attimo sarete dall'altra parte del fiume. Vi faccio un esempio. Ehm, su come diciamo avere fiducia nella vita, no? La lanterna dell'eremita illumina uno stretto raggio d'azione, che è un po' la stessa cosa che funziona con i fari della macchina. Quando si guida di notte, i fari della macchina accesi illuminano, ma fino a un tot di metri davanti alla macchina. Il fatto che voi non vediate al di là del fascio luminoso del faro non vuol dire che non ci sia più la strada. La strada c'è e che non è illuminata. Quindi qui iniziate a percorrere la strada, vedrete che piano piano troverete la vostra luce, troverete il vostro asso di denari, il vostro dono, il vostro percorso, il vostro scopo di vita, mi dicono. Ok, ancora una carta con questo oracolo e poi una con l'oracolo dei guerrieri di luce. Ok, ragazzi, questo è un messaggio importante. Le vibrazioni dei pensieri, esaurimento, in che linea di pensiero siete, come state formulando i vostri pensieri, che cosa dovete guarire. I pensieri sono vibrazioni
e in base al tipo di vibrazione che si emana si attira lo stesso tipo di vibrazione. Perché si dice che nel percorso spirituale bisogna, o comunque quello che si fa è alzare le vibrazioni, perché più sono alte le vibrazioni, più arrivano persone piuttosto che situazioni o occasioni o opportunità di più alta vibrazione. Quindi qui vi invitano a fare scelte in risonanza con la vostra verità interiore, ok? Le possibilità che vi si aprono. È una carta molto importante. Fate attenzione ai pensieri che formulate, ok? L'ego, qua parlavamo. La paura, l'ego. Ok, ancora, grazie. Wow, magnificenza. Ah, che bel messaggio. Questa carta praticamente vi dice che siete magnifici, siete unici, siete divertenti, ma cosa più importante, siete abbastanza. Siete abbastanza. Quindi occhio a come agite per soddisfare le aspettative degli altri, o per far sì che voi vi sentiate amati. Sì, credo che questa eremita sia qui, in questo caso perché ce l'ho molto come una questione familiare qui, più che tutto. Sento che c'è qualcuno che sta cercando di dimostrare qualche cosa, di dimostrare che vale, di dimostrare che è adatto o adatta. Però ecco, credo che forse manchi un pochettino di maturità emotiva per riuscire a prendere completamente in mano le redini della vostra situazione, anche perché qua c'è un 4 di spade, c'è ancora una certa guarigione da dover effettuare. Cari amici dell'eremita grigio, spero che la lettura vi sia stata in qualche modo utile, scrivetemi poi nei commenti se vi è risuonata. Vi ringrazio di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!